riformulazioni, cioè qui dobbiamo andare a riformulare le radici. Non possiamo più permetterci di avere il tutto in questo modo, ma cos'è che vado a fare? Vado a considerarmi e a ricordarmi che avere una radice ennesima di una qualsiasi cosa equivale a considerare quella stessa cosa però con un esponente a frazione, cioè 1 fratto n, così. Allora in questo modo questo mi aiuterà a procedere, perché? Che vuol dire adesso radice quadrata? Qui devo immaginare come se ci fosse un 2, no? Radice quadrata sottintende sempre che ci sia un 2. Ok, allora la radice quadrata quindi si riconverte nell'avere quell'oggetto elevato alla 1/2 ed è la stessa identica cosa che noi adesso andremo a fare qua. Quindi x alla 9, y alla 3, tutto elevato alla 1/2. Quindi da lì a lì io non ho fatto assolutamente niente di nuovo. Ora, lo stesso discorso a questo punto si applica per l'altro pezzo, dove avrò x alla 5, y e poi tutto elevato alla 1 su 3. Ok, adesso devo applicare un'altra proprietà che è la seguente. Quindi se io ho a per b e ci ho elevato tutto a un qualcosa che chiamo n, per esempio, cosa fa questa n? Entra direttamente qui dentro, cioè diventerebbe a alla n per b alla n. Ok, allora io devo applicare questo principio qua, quindi questo diventa x alla 9 e poi elevato alla 1/2. E qui avrei y elevato alla 3 e poi elevato alla 1/2. Adesso devo applicare un'altra proprietà delle potenze, che cosa mi dice? Quando tu hai a alla n e poi ancora elevato alla m, devi andare a moltiplicare tra di loro gli esponenti, quindi diventerebbe a alla n per m. Quindi vuol dire che io devo fare 9 per 1/2 e quindi diventerebbe x alla 9 mezzi. Adesso stiamo facendo tutti questi passaggi, però agli esercizi successivi diventerà molto più facile poi comportarsi con queste cose, perché già ad esempio qui so che devo fare y alla 3 mezzi. Ora, in virtù di quanto abbiamo appena fatto, è ovvio che sappiamo già come comportarci con quest'altro pezzo, perché diventerebbe x alla 5 terzi, y alla 1/3. Quindi scriviamo x alla 5 terzi, y alla 1/3. Adesso che cosa vuol dire fare diviso? Fare diviso vuol dire letteralmente fare una frazione, quindi avere x alla 9 mezzi, y alla 3 mezzi, fratto x alla 5 terzi, y alla 1/3, giusto? Quindi il nostro problema è diventato questo. Ma adesso che vuol dire sta roba qui? Vuol dire che dobbiamo andare a confrontare queste cose tra di loro, perché nelle potenze si vanno ad abbinare appunto le cose che hanno la stessa identica base, cioè un'altra proprietà delle potenze che devo introdurre è questa, cioè se ho a alla n fratto a alla m e faccio la divisione, vuol dire che devo fare a elevato alla n e poi sottraggo m. Quindi vuol dire che devo fare una sottrazione tra i vari esponenti. Allora vuol dire che io posso conservarmi solo la x e fare 9 mezzi meno 5 terzi. E allo stesso modo ragiono per quanto riguarda le y, cioè faccio 3 mezzi meno 1/3. Quindi il mio problema attualmente si è ridotto solo a questo. Quindi io adesso devo fare interagire la frazione 9 mezzi con la frazione 5 terzi. Quindi vuol dire che io devo andare a fare un minimo comune multiplo. Chi è il minimo comune multiplo tra 2 e 3? Sicuramente 6. Allora adesso si fa 3 per 9, 27. 2 per 5, 10. Quindi 27 meno 10 fa 17. Quindi x alla 17 sesti. Poi devo fare la stessa cosa per quanto riguarda le y, che è il minimo comune multiplo. Il minimo comune multiplo sarà 6. Anche qui prodotto incrociato, quindi 3 per 3, 9, meno 2 per 1, 2. Ok, 9 meno 2 fa 7. E quindi qui arrivo ad avere y alla 7 sesti. Ok,
Ok, a questo punto di cosa mi accorgo? Che potrei raccogliere questo diviso 6 da tutte le parti. Quindi ho x alla 17 per y alla 7. E come ti stavo dicendo, vado a raccogliere questa potenza che è alla 1/6. Cioè sto applicando la proprietà inversa che ho utilizzato qui. Prima, no? Nel primo caso avevo un esponente fuori e lo stavo portando dentro. Adesso faccio il passaggio contrario. Dai due esponenti uguali dentro, cerco di crearne uno comune. Ed è quello che ho fatto qui. Ne ho creato uno comune. Però adesso devo ricordarmi della primissima proprietà in cui avevo detto che gli esponenti a frazioni sono delle radici. Ok, quindi questo lo posso trasformare nella radice sesta di x alla 17 y alla 7 e questo qui dovrebbe essere il risultato del mio esercizio. Sì.